Ciao a tutti e bentornati. Scusate. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi faremo un video a caso. Ciao! Cosa cuciniamo oggi? Oggi facciamo delle cose molto interessanti. Vi faccio vedere come realizzare delle ferite molto realistiche con del silicone bicomponente. Generalmente quando si inizia a studiare make-up le prime cose che si fanno sono le ferite, perché sono le cose più facili e sicuramente più utilizzate in ambito cinematografico. Quello che faremo oggi sarà in pratica utilizzare del silicone bicomponente adatto alla pelle per poter replicare delle ferite molto realistiche. Perché usare il silicone invece della plastilina teatrale? Il silicone è molto più realistico, come abbiamo già visto anche nei video precedenti, e è anche molto più adatto alla pelle, soprattutto perché è più elastico. Ovviamente facciamo anche un'altra distinzione, cioè le protesi, quelle che noi andiamo a fare ad applicare sui nostri attori, sono di una qualità molto superiore rispetto a quello che faremo oggi con il silicone bicomponente, anche perché faremo appunto una ferita improvvisata, ma non avrà comunque la stessa texture, lo stesso livello di dettagli appunto delle protesi che possiamo preparare in plastilina, in silicone e via dicendo. Una cosa molto importante è quella sempre di utilizzare delle reference reali delle ferite che vogliamo creare. Ovviamente io qui in questo video non le farò vedere, anche perché già così probabilmente la monetizzazione di YouTube ci sta salutando, ma soprattutto anche perché non voglio far vedere delle cose estremamente brutali. Però io vi consiglio sempre di cercarvele su Google e utilizzarle, perché delle reference reali sono molto più adatte per creare delle ferite molto più realistiche. Perché se io faccio una replica, nel senso copio una ferita fatta già da un altro truccatore, faccio la copia della copia di una copia. Parlando invece di materiali, adesso vi faccio vedere un pochettino quello che andremo a utilizzare. Sicuramente i costi sono più alti rispetto alla plastilina o degli aquacolor, perché utilizzeremo dei prodotti più professionali. Per prima cosa utilizziamo del silicone bicomponente. Qui abbiamo il componente A, il componente B e in più abbiamo il componente C, che è un ammoliente, cioè rende più morbido il silicone. Le porzioni di A e B vanno sempre miscelate nella stessa identica quantità. In questo caso A e B sono trasparenti, ma io ne ho già preparato uno color carne. In questo modo siamo più veloci durante la lavorazione, mentre questo altro A è trasparente. Per pigmentare il silicone utilizzo dei coloranti universali, come ad esempio questi. Questo è fatto apposta per il silicone e questi sono dei coloranti universali. Noi praticamente li utilizziamo per pigmentare il silicone in questo modo, come ad esempio questo è un color carne. Ho utilizzato un color cipria, un color carne cipria e del bianco. Serve per opacizzare un pochettino il silicone e renderlo più realistico, perché altrimenti sarebbe troppo traslucido. La cosa interessante nell'utilizzare appunto il silicone, soprattutto partendo dal silicone trasparente, è quello che appunto possiamo pigmentarlo noi durante l'applicazione. Questo perché in pratica, pigmentando prima il silicone, alla fine dovremo utilizzare pochissimi colori, gli effetti saranno molto più realistici, perché il colore sarà già all'interno del silicone e quindi appunto sarà molto più realistico e credibile. Prima cosa mettiamo in un piattino i nostri coloranti. In questo caso, come vedete, utilizzo del giallo, un rosso che è abbastanza scuro, sembra quasi un sangue, e poi del bianco. Questo può sempre tornare utile. No, lo prendo con la stecca. Ne serve poco, come vedete ne serve pochissimo, non buttate quantità industriali di colorante perché pigmenta tantissimo, opacizza tutto il nostro silicone. Ricordatevi sempre di avere piatti o comunque superfici perfettamente pulite quando utilizzate questi materiali. Iniziamo ad andare a preparare poi i nostri siliconi e le quantità sempre poco alla volta, perché altrimenti poi ne buttate via troppo e spendete soltanto dei soldi inutilmente. In pratica andrò a creare una ferita qui sulla mia mano e quello che faremo in pratica è partire dagli strati sottocutanei, cioè tutto quello che sta sotto la nostra pelle. La pelle sarà l'ultima cosa che andiamo ad applicare
nella nostra ferita. È molto importante sapere cosa c'è sotto la nostra pelle. In quello che faremo oggi non farò una cosa iper mega anatomica precisa perché non voglio perdere troppo tempo, ma ricordatevi sempre che se dovete fare delle ferite ben precise in parti del corpo, un'adeguata documentazione è fondamentale. Quindi iniziamo dagli strati sottocutanei e creo un po' di silicone che andrò a pigmentare con del rosso. Prendo un pochettino di A trasparente, poi pulite sempre perfettamente le stecche, perché ovviamente se io prendo la A e poi non pulisco la stecca, la butto dentro la B, il silicone di A e B si mischiano, si catalizza e buttate via un sacco di materiale. Quindi o utilizzate degli abbassalingua di legno puliti, oppure stecca di metallo e ogni volta la pulite molto molto bene. Prendiamo questo e B, perché non voglio fare casini. Ok, mischio e mettiamo un po' di ammoliente. Ovviamente non esageriamo, io metto quasi una quantità 1 e 1 e 1. Se ne mettiamo troppo poi rischia che il prodotto non si catalizzi a dovere. Ecco, è molto importante mischiarlo sempre molto bene, perché se non lo mischiamo bene il silicone non si catalizza bene o comunque non si catalizza in modo omogeneo. Allora, prendo una punta di rosso e inizio a miscelarlo. Boh, è ancora troppo chiaro, ne aggiungo ancora un po'. Sempre poco alla volta, perché se ne mettete troppo non potete tornare indietro. Una cosa aggiuntiva che faccio è quella di aggiungere un agente tixotropico, un agente addensante. Utilizzo questo. Ce ne sono vari tipi per il silicone. In pratica io ne aggiungo una puntina, ho messo in questo bicchiere, andrà ad addensare il mio silicone. In questo modo il silicone non cade più e questo mi aiuta perché lo posso modellare meglio. Ora iniziamo ad applicarlo sulla mano. Inizio a stenderlo, poi piano piano andrò a dargli un significato, un perché. Come vi dicevo, questa è la parte interna della nostra ferita, è tutto quello che sta sotto la nostra pelle. Ovviamente il silicone piano piano sta catalizzando, quindi dobbiamo sempre fare attenzione, non possiamo perdere troppo tempo. In più il silicone, ad esempio, sulla mia mano catalizza in modo differente rispetto a quello del piatto, perché la mia mano è calda, quindi il calore che arriva dalla mia mano accelera la catalizzazione del silicone, quindi qui si asciuga prima. Ora, una volta che abbiamo fatto la nostra base, io vado sempre a togliere tutto il silicone in eccesso che può sporcare la mano. La pulizia è una cosa fondamentale e ora vado a creare piano piano la parte centrale. Noi siamo dei prestigiatori, dobbiamo creare un'illusione per chi sta guardando e quindi l'illusione è quello di creare effettivamente profondità, dare profondità alla nostra ferita per renderla credibile. Aggiungendo gli strati sottocutanei la ferita ovviamente rimane ancora più realistica, perché uno spettatore poco attento rimarrà ingannato più facilmente da questo tipo di ferita. Allora, prendo uno strumento un pochettino più piccolo. Un'altra cosa fondamentale è quello di non avere fretta. Prendetevi il tempo, finché il silicone è morbido e si può modellare, modellatelo. Un altro consiglio molto importante che vi posso dare, io sto un po' temporeggiando, in questo modo si catalizza più velocemente, non fare queste cose su voi stessi, perché dovete imparare a farlo sugli altri. Quando dovete lavorare effettivamente dovrete farlo su un attore, non su voi stessi, e soprattutto facendolo sugli altri avete due mani per poter fare questo tipo di lavoro e potete ruotare, girare attorno all'attore e trovare il vostro posto più comodo per poter lavorare. Can you set me free with the keys you possess? Can you make me? Non lascio mai troppo vedere la pelle sotto, troppo piatto, proprio perché in questo modo più c'è un minimo di materiale organico, più è realistico e soprattutto aggiunge texture interna. In questo caso quello che facciamo è aggiungere realismo, anche perché negli ultimi anni mi sono proprio reso conto che si sta sempre più cercando di aggiungere realismo anche nelle ferite. Quando ho iniziato, all'inizio era veramente una roba molto banale, molto semplice, appunto classici graffi, tagli, ma adesso invece si cerca sempre di più di ottenere un maggior realismo dalle ferite ed è giusto così, ma anche perché il cinema sempre di più ci insegna
è fondamentale, sono cose molto importanti. Pensate anche solo tipo dei Revenant, che alla fine tutto il make up del film ruota proprio attorno a cosa? A delle ferite, no? A tutto quello che ruota attorno all'aggressione subita da Leonardo DiCaprio dall'orso, quindi tutte le ferite del suo corpo. C'è stato tutto uno studio dietro molto accurato per cercare di capire poi appunto come queste ferite potessero richiudersi, ricucirsi, rimarginarsi, cicatrizzarsi. Quando pensate di aver ottenuto un buon risultato, potete anche aiutarvi con un phon. In questo modo il calore accelera la catalizzazione del silicone e tutto si asciuga prima. Sono un po' pignolo. Ok, il silicone è quasi del tutto catalizzato, ne preparo ancora dell'altro perché aggiungeremo un leggero strato di grasso sottocutaneo. Questo generalmente aggiunge un po' di livello schifo e soprattutto gli dà molto più realismo. Aggiungiamo una punta di giallo, una puntina micro di bianco in modo da opacizzarlo leggermente e andiamo ad aggiungerlo sui bordi. Aggiungendo piano piano un po' di colore abbiamo anche diverse tonalità. Generalmente il grasso sottocutaneo si presenta in forma di piccole palline e quindi noi daremo l'idea che sono le piccole palline, piano piano le modelleremo. È proprio scomodo. Mi trovo veramente scomodo col braccio così. Aggiungiamo anche una punta di rosso, comunque sempre poco, vedete che voglio lasciargli sempre una certa traslucenza. Una volta fatto catalizzare possiamo aggiungere la pelle, l'ultimo strato, quindi utilizziamo il silicone già fatto color carne. Ora in questo caso ne facciamo un po' di più perché ci sarà bisogno di più pelle, però possiamo sempre aggiungerla anche in un secondo momento. Come vedete comunque mantiene una certa elasticità. Se questa cosa l'avessi fatta con la plastilina teatrale, questi movimenti non li avrei mai potuti fare ovviamente. E mettiamoci e mischiamo sempre molto bene. Aggiungiamo un pochettino di Tixo, non cade, sembra un po' Blob. Ricordate il film di Blob, quello vecchio? Una volta fatto il color carne lo possiamo finalmente applicare e va messo sui bordi. Tutto sto casino adesso bisogna stenderlo molto bene perché dovremo dare l'effetto della pelle. Uno degli errori che fanno in tanti, magari quando si è alle prime armi, è quello di lasciare questo effetto muro, no? Della pelle. In realtà la pelle deve sfumarsi perfettamente con la nostra pelle, proprio perché deve sembrare realistico, un tutt'uno con la nostra mano. Immaginate che la pelle è molto elastica, quindi quando c'è un taglio si apre, però non ti crea un effetto muro, un effetto muretto, ma rimane sempre ben tirata attorno a tutto il resto della pelle. Quindi praticamente con una spatola vado a stenderla, vedete, no? E piano piano la modello, dove ce n'è di più piano piano lo vado a rimuovere. Ora abbiamo tempo, nel senso che questo silicone ci dà la possibilità di poterlo modellare bene e quindi mi prendo tutto il tempo che ho a disposizione per fare un ottimo lavoro. Sembra facile ma non lo è, quindi in più farlo da solo non sembra facile. vedete che cerco di andarlo ad appiattire sempre di più sulla pelle, no? Si sfuma perfettamente, non si devono vedere gli stacchi nei bordi. E questa è la cosa difficile perché comunque il silicone è morbido, quindi quando passo la spatola un pochettino si muove. Devo passarla più e più volte finché piano piano non vado a renderlo abbastanza piatto. Poi una volta che l'avrò appiattito bene e si starà catalizzando, posso aggiungere delle texture, anche perché adesso il silicone è troppo liscio rispetto alla texture pelle appunto della nostra mano e del nostro braccio. Una volta che abbiamo steso molto bene il nostro silicone, vado ad aggiungere ancora qualche dettaglio, mi aiuto anche con una spugnetta, in modo da andare ad aggiungere un po' di texture pelle. Immaginate anche che quando ci sono dei tagli, delle ferite, la texture della pelle si dilata, cioè si perde un pochettino, proprio perché la pelle, essendo elastica, perde un po' la sua forma. Con calma, senza fretta,
e questa è la base. Avendo fatto lo strato sottocutaneo è già realistica, cioè quasi non c'è bisogno di colore. Una cosa aggiuntiva che possiamo fare una volta che abbiamo finito l'applicazione è aggiungere un po' di Prosaid. Non è fondamentale. Io lo faccio per aggiungere con la spugnetta un pochettino di texture appunto tra il silicone e la pelle. Quindi prendiamo una spugnettina e andiamo a picchiettare tutto attorno. Tutti questi pallini bianchi che vedete, quando si asciugano creeranno una texture aggiuntiva. In più, mettendo un pochettino di Prosaid attorno, creiamo un minimo di pellicola protettiva aggiuntiva per fare in modo che il silicone rimanga un pochettino più attaccato alla pelle. Ovviamente il silicone non è incollato alla pelle, quindi dovete sempre fare attenzione, perché se lo si tocca troppo con le mani o si muove troppo la mano rischia comunque di staccarsi. Il Prosaid è diventato completamente trasparente e quindi asciutto, ma è appiccicoso, quindi bisogna passarci del borotalco. Il borotalco va passato comunque, anche se non usiamo il Prosaid. Ora io aggiungo un pochettino di colore, ma poi vedrete che quando metteremo il sangue, ovviamente il sangue tenderà a coprire tutto. Col fatto che già abbiamo precolorato il silicone non dobbiamo fare molto. Per colorare utilizziamo i colori ad alcol, non utilizzate i colori ad acqua, perché i colori ad acqua scivoleranno sul silicone e non faranno presa. I colori ad alcol invece sono perfetti perché sono dei colori a base di resina. Questa resina si mischia con l'alcol isopropilico al 99% e quindi si sciolgono. L'alcol evapora molto velocemente, quindi quando il colore viene applicato l'alcol evapora e questo colore a base appunto di una resina molto particolare rimane attaccato sulla pelle. Essendo che non sono solubili con l'acqua, resistono molto bene al sudore della nostra pelle. Quello che farò adesso è aggiungere un leggerissimo velo di un color sangue. La pelle qua attorno, il silicone è ancora molto chiaro rispetto alla tonalità di pelle che abbiamo nella nostra mano. Attorno alla ferita la pelle sarà un pochettino più rossastra perché la pelle ha subito un trauma, la carne ha subito un trauma e quindi sarà sicuramente un po' più rossastra. Col pennello, che ha le setole un po' aperte, vado praticamente a creare quasi delle macchie di colore, dei pallini. In questo modo noi cerchiamo di creare un inganno, ingannare l'occhio di chi sta guardando e mimetizzare la pigmentazione della pelle con quella del silicone. Dato che la nostra pelle non è soltanto rosa, ma è composta da tanti colori, cioè il nostro color carne è composto dal colore del nostro sangue, delle vene, le ombre che creano le ossa. Quindi tutte queste cose dobbiamo cercare di ricrearle anche sulla nostra ferita. Aggiungiamo un pochettino di colore a spruzzo con un pennello a setola dura tagliato, sempre molto leggero. Questo è un viola. Come vi dicevo, non voglio caricarlo troppo, anche perché quando metteremo il sangue cancellerà molti difetti. Se dovete magari fare delle fotografie da mandare come reference o da utilizzare come portfolio di lavoro, non caricate mai troppo le ferite che andate a creare col sangue, perché gli effetti splatter appunto coprono troppo i difetti e chi guarda dice vabbè, è troppo facile, cioè ha coperto tutto col sangue, non si vede più. Una volta che abbiamo finito di colorare, possiamo passare al sangue finto. Io ne utilizzo di due tipi, uno più scuro e uno un pochettino più chiaro. Quello più scuro lo metterò soltanto all'interno della mia ferita, quello più chiaro principalmente all'esterno. Quindi con un pennellino lo vado ad inserire all'interno per andare a accentuare la profondità. Come vedete, nel momento in cui aggiungo il sangue, molto di quello che ho fatto con i colori viene nascosto, però poi andremo a scaricare con dell'acqua un po' di tutto questo sangue che abbiamo messo. Ora quello che vado a fare con un po' di Scottex e dell'acqua, quello di andare a scaricare il sangue. Ora vi starete chiedendo perché ho fatto tutti questi passaggi, perché è importante nel cinema il realismo, cioè anche delle cose che magari non si vedono, perché in questo caso sono state coperte dal sangue, ci devono essere, ci deve sempre essere un grandissimo realismo in tutto quello che si fa. Oltre a questo effetto, in questo video ne ho creati anche altri, giusto per farvi capire cosa si può ottenere con questo silicone bicomponente. Quindi ho fatto ad esempio una ferita più infetta e delle cicatrici.
In generale mi piace molto il silicone bicomponente, ma non è sicuramente un lavoro che utilizzerei per lavorare in ambito professionale. Però per chi inizia è sicuramente molto divertente, pratico e comunque anche veloce da utilizzare. Io spero che anche questo video possa esservi stato utile e soprattutto interessante. Vi ricordo di seguirmi sui miei social, uso principalmente Instagram, quindi Francesco Sanseverino Makeup e Francesco Sanseverino Mask. In futuro, quando ci sarà di nuovo la possibilità, ho intenzione di tenere di nuovo dei corsi privati in giro per l'Italia, dove vi farò vedere queste e molte altre cose. Quindi se siete interessati, mandatemi una mail e col tempo vi farò sapere appunto cosa potrò organizzare e soprattutto cosa si farà nei miei corsi. Io spero che anche questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo molto presto con un nuovo video. Voi siate sempre iper creativi. A presto. Ok.